Oggi un caffè con Giorgia è ospitato in una location speciale, Villa Serbelloni Bellagio, in compagnia di un ospite speciale, lo chef Ettore Bocchia. Buongiorno. Mi devi subito dire il segreto per un caffè così buono. Il segreto per un caffè così buono, prima di tutto, è la qualità. Io sono un amante di caffè colombiani, soprattutto l'arabica. Io non sono un grande bevitore di caffè, ma mi piace bere il caffè uno al giorno con dentro un po' di cioccolato amaro, ad esempio. Infatti è per questo che ti ho portato i cioccolatini. Oh, fantastico. Io infatti ci sto facendo la voglia già da quando li ho visti arrivare. No, beh, questa qui è anche una cosa un po' sadica, nel senso che mi hai detto che vuoi farmi delle domande. Cioè, ad ogni domanda mangio un cioccolatino. Cioè. Ah, ma lo fai per addolcirmi? Hai paura che sia cattiva? Assolutamente sì, e quindi sono partito dal più dolce per arrivare al più acido. Fantastico, sono pronta allora. Domanda facile. Allora, mi è caduto l'occhio sul tuo orologio per deformazione professionale. Abbiamo sicuramente un'altra passione in comune oltre al buon cibo. Ma va? Mi sa proprio di sì. Io l'ultimo acquisto che ho fatto in materia di orologio è stato proprio Norris. Mi sono comprata il ProPilot X Kermit. Ti ricordi che l'abbiamo visto Assolutamente. a Ginevra insieme, a Watches and Wonders? Infatti è lì che ci siamo conosciuti per la prima volta. Esatto, ma a me piace molto il colore, ma soprattutto con la rana è bellissimo. È bello perché è simpatico, poi ha questo colore molto acceso, a me piace tanto, infatti si abbina perfettamente con dei miei capi d'abbigliamento, che è importante, da non sottovalutare questo particolare. E quindi no, tornando a Oris, veramente ottima scelta perché almeno io sono una grande amante. A proposito di eccellenza, qui c'è un'altra passione che abbiamo in comune che è la cucina, però da due punti di vista proprio distanti anni luce. Tu prepari dei piatti squisiti, io invece sono una frana in cucina, mi piace mettere le gambe sul tavolo e mangiare. E quindi? E quindi, non lo so, magari hai qualche consiglietto da darmi? Beh, io consigli te ne posso dare, ma sai, per me la cucina è una passione ed è diventato un lavoro. Per te capisco che cucinare non è fondamentale, quindi mettersi sotto le gambe sotto il tavolo e mangiare è un bell'occhio. Non è male. No, assolutamente. Beh, comunque oggi qualcosa me lo insegni, dai, già che sono qua. Cosa vuoi fare? Allora, fammi pensare. Tu sei di Qua il cioccolatino mi sta togliendo l'attenzione. questo qua, l'ultimo questo qua, ok? Con la pasta di mandorle e il pralinato. Mangiamo insieme? Certo. Ok. Cosa fai? Ingrassare solo me? No, no. Dopo andiamo a correre. Certo. Ok. Mi vuoi ammazzare oggi? La cosa impressionante è l'acidità che supporta la dolcezza e il finale amaro. Esatto, hai questo amaro che finisce. Esatto, ma ti lascia la bocca pulita. Domanda. Domanda, quindi oggi mi insegni a fare la carbonara? Sì. Il piatto più semplice da fare in casa. No, è che tu sei un maestro nel semplificare le ricette. Quello senza dubbio, anche perché è il linguaggio la cosa importante, no? Come spiegare una cosa complicata semplificandola, ma per semplificare devi utilizzare una terminologia che una persona non appassionata di cucina e che deve sopravvivere. La carbonara è un piatto molto complesso. Poi tu sei di Genova. Esatto. Che un altro piatto complesso è le trenette al pesto. Io infatti me lo sono visto un tuo video in cui spiegavi come preparare il pesto, me lo sono guardato tutto. Che in epoca marinettiana era l'unica pasta che potevamo mangiare, la trenetta al pesto, la trenetta accoppiata al pesto. Però tornando invece alla carbonara e al pesto, sono due salse fredde con una pasta calda. La pasta bolle a 100 gradi, il pesto, quindi il basilico, ossida a 65 gradi e invece l'uovo coagula a 71.
E quindi ci sono dei passaggi a livello tecnico, Giorgia. Fondamentale. Certo, è come costruire un orologio. Quindi comunque c'è da dire che in cucina il tempo è fondamentale. Ma io direi che nella vita il tempo è fondamentale, ma più ancora in cucina. Certo. Anche perché il segreto della cucina non è nient'altro che il fuoco e l'acqua. L'evaporazione dell'acqua all'interno delle strutture fa sì che tu crei la struttura e in base al tempo e alla temperatura tu determini il tempo dell'evaporazione dell'acqua. È come raffreddare l'acciaio per gli orologi. Sì, c'è un'analogia molto forte tra un orologio, un segnatempo, soprattutto poi di manifattura svizzera, quindi estremamente preciso. E una cucina di alto livello come può essere la tua. Devono essere, cioè le cose, per fare le cose che abbiano sempre una continuità bisogna essere precisi. E comunque tornando al pesto, io appunto mi sono vista tutta la tua spiegazione su internet e così ti voglio lanciare una sfida. No, ascolta, col dito così sembra più una minaccia, non è una sfida. Potrebbe essere, perché avrai a che fare, attenzione, con mia suocera. Te la spiego meglio. Ok. Allora, tu ci hai fatto questa spiegazione di come si fa il pesto, sì, con dei trucchetti, giustamente, okay. Però qui la nonna genovese Doc, quella che fa lei il pesto da anni, il pesto tradizionale, sì, te la sentiresti di sfidarla? Io me la sentirei di sfidarla perché la tecnologia si è evoluta, partendo dal mortaio, andando ai cutter sottovuoto. Però c'è una cosa che devi tenere in considerazione: la memoria e soprattutto il wabi-sabi, wabi-sabi, okay, è una terminologia giapponese, no? È uno stile giapponese, la perfezione dell'imperfetto. Mi piace. Assolutamente. La perfezione dell'imperfetto, mi piace. Ok, e quindi quando tu hai memoria del pesto della nonna, tu puoi mangiare tutti i pesti possibili e immaginabili e li puoi degustare sotto il profilo tecnico, ma che ti darà emozione sarà magari il pesto di tua nonna che è imperfetto, ma ce l'hai stampato nella memoria. In effetti hai toccato un tasto delicato per me perché io ho in memoria le ricette che faceva mia nonna, lei cucinava, io purtroppo non sono riuscita a imparare da lei e in effetti le sue per me sono imbattibili, anche se poi... Sì. In realtà non sono le più buone del mondo, ma per me sono imbattibili perché ho una memoria speciale. La cima ripiena. No, vabbè, la cima ripiena, l'hai tirato fuori.